E ciao ragazzi, bentornati sul canale, questo è il quarto episodio della mia Road to Legend. Vedremo come sono andati gli attacchi questa settimana, devo essere onesto con voi, non è andata benissimo. Ero parecchio impegnato e non mi sono concentrato molto sugli attacchi. Andremo a vedere tre attacchi da 2 stelle, tre triple che sono riuscito a fare. Quindi iniziamo con la Queen Charge alle ore 6. Sto provando di tirare fuori il castello senza prendere troppi danni sulla Queen, ma vediamo come va. Metto un altro spaccamuro per farla avvicinare un po' di più, qui inizia a prendere troppi danni dal scattershot. Metto l'invisibilità, ma ancora non ho preso il castello del clan. Qui i due scattershot stanno facendo il loro lavoro, anche sulla trappola che è tornato, e provo a tirarla fuori dai guai. Nel frattempo è già attivato il castello del clan, ma non partendo in modo giusto, è arrivato davanti alle mie truppe, così lo facevo fuori prima. E vediamo poi che i Super Bowl si dividono perché ha messo troppo presto il Duca. Dividendoci i Super Bowler non riescono ad essere compatti e fare il danno che ci serve verso il centro. Ho attivato anche l'abilità del Warden in modo tale da cercare di portarli verso il centro, ma niente, attivo anche l'abilità del re per cercarli di farli girare. Vediamo anche l'attore invisibilità di fianco al municipio, non ci aiuta tanto, insomma, li ha proprio divisi. Scritto monolito. Ho sbagliato tante cose, non per essere di esempio. Allora il Duca Drago riesce a prendere il municipio, almeno facciamo 2 stelle, qualcosa lo portiamo a casa, ma come vediamo non, non è andato come volevamo questo attacco. E anche il principe sgherro che difende da... Abbiamo lasciato la torre monolitica, non siamo riusciti a prendere la torre monolitica. Quindi andiamo al prossimo attacco. Qui vediamo, beh, il castello del clan già è esposto, quindi potremo attirarlo un po' più facilmente senza far prendere troppi danni alla regina. Il il lancialava è a livello basso, però fa tanti danni e basso dei punti di ferita. Però vediamo anche il municipio è protetto da una torre invisibilità e è una torre della furia, e già è parecchio protetto in più. Il castello del clan è già fuori con 3 Yeti. Mettiamo l'invisibilità sulla regina e la facciamo fuori. Mettiamo una furia sulla regina per darle un po' più di potenza perché stiamo subendo abbastanza danni. E qui schiero un Ice Golem in modo tale da proteggere la regina, ma la regina è andata dall'altra parte. Volevo farla portare verso il centro, come vediamo avrebbe congelato la torre infernale, no scusate, il monolito, e avrebbe creato un migliore funnel. Partiamo con il Duca Drago. L'altro Ice Golem è i bocciatori. E tutto il resto a seguire. Qui ho attivato un po' presto la torre, l'abilità del Warden, però
I superbocciatori sono riusciti a attraversare le mura. Per fortuna c'era un edificio lì che li ha mantenuti, altrimenti avrebbero girato totalmente dall'altra parte. E rimangono comunque un po' bloccati. Abbiamo perso il ward, rimangono bloccati all'interno delle mura, però nel frattempo ho attivato anche l'abilità della regina, che con il giga gigante aiuta ad spaccare un po' le mura per farli passare. Diciamo che arrivano al momento perfetto, perché si compattano di nuovo tutte le nostre truppe per fare continuare il loro giro. Non è che ci rimane tantissimo tempo, quindi ci aiutiamo anche da un paio di maghi e qualche arciere. Alla fine, con l'abilità del re, abbiamo fatto quasi tutte le truppe fuori. Ottimo, un'altra base del TH18, vediamo che è già bella potenziata, ha tutte le mura già fatte. Il castello del clan è ben protetto in centro, di fianco c'è una torre invisibilità e una furia, in più ancora la torre del rancore e il municipio, la torre monolitica, ha tutto concentrato là in centro, intorno al castello del clan. Proviamo a tirare fuori il castello del clan con la regina. Partiamo da ore 9. Mettiamo lo spaccamuro per farli entrare all'interno. Mettiamo l'invisibilità per farlo proteggere un po', che inizia a subire tanti danni laterali. Come vediamo, la regina inizia ad andare troppo in basso. Ho messo il draghetto cercando di metterla un po' più a sinistra, ma non sono riuscito, quindi bisogna cambiare il piano. Attivo il duca drago e il re. Schiero i bocciatori insieme all'Ice Golem e anche la veleno sul castello che è uscito. Vediamo che sul castello non ci sono gli Ice Golem, quindi questo è un buon punto. Attivato presto l'abilità del Warden. Siamo riusciti a prendere la torre del rancore e il monolito. Il Warden ha seguito le altre truppe, non ha voluto seguire i bocciatori, quindi sono rimasto in centro insieme alla regina. Schiero anche l'abilità della regina con il giga gigante. Congeliamo la parte sinistra. Ho attivato anche l'abilità del re, il Warden è andato giù nel frattempo. Qua i bocciatori sono incastrati dentro le mura. Arrivano le guaritrici sulla regina e il giga gigante finisce la parte interna e la regina con il re finiscono la parte esterna. 3 stelle ce le siamo portate, siamo riusciti a fare un ottimo risultato. Andiamo al prossimo attacco. Simile all'altra base. Il municipio protetto in centro, il castello del clan abbastanza esposto verso nord. Wind Balloon e la regina. Io ho messo subito la Valchiria dal lato sotto la regina per farla andare un po' più in su. La regina inizia a prendere troppi danni dai scheletrini e dal principe minion. Mettiamo un'altra invisibilità.
E abbiamo il castello fuori. Un minion. Una fornace. Ed ecco l'Ice Golem e un super barbaro. Qui l'ho tirata fuori la regina. E cerco di tirare fuori il castello del clan. Però la fornace è troppo forte. Brucia subito le mie arcieri. A sto punto volevo tirarla abbastanza fuori in modo tale di farlo fuori con la regina. Proviamo con il draghetto, ma lo prende la fornace. E gli Ace Golem tornano sulle mie truppe principali. Avendoli fatti fuori all'inizio dovremmo andare bene, però abbiamo già perso parecchio tempo, ci rimane 1 minuto e 20. La torre monolitica è andata. Il lato destro sta andando bene, sta pulendo bene. Attiviamo l'abilità del warding in modo tale che entra. Congeliamo il municipio. E qua vediamo che i bocciatori sono usciti dall'altra parte, sono divise le nostre guaritrici e anche la regina. A sto punto abbiamo perso anche i push dei nostri bocciatori e il warden è rimasto da solo con a fare di una sorta di warden walk. Ha attivato anche l'abilità del Duca Drago per fermare la torre del rancore. Abbiamo tutte le nostre truppe concentrate e rimangono 4 secondi, non ce la facciamo per il tempo. E niente, 98% per il tempo, incredibile, troppo tempo perso all'inizio. Alla prossima base quindi, un altro TH18. Anche qui il castello è già più protetto. Vediamo anche una torre di invisibilità, 2 torri di invisibilità di fianco al monolito e alla torre multifunzione e di fianco al municipio. Qui vediamo anche i nostri 3 eroi ben concentrati, quindi servirà presto un'abilità della regina. Abbiamo messo, tiriamo fuori il castello del clan con tutte le valchirie. La regina non ce l'ha fatta, è andata giù e ha puntato la sua abilità e abbiamo ritirato il giga gigante. Cerchiamo di creare un po' meglio il funnel e di attirare questo Ice Golem. Quindi andiamo con il nostro push, avendo fatto fuori l'Ice Golem nemico. E qui come vedete parto con i bocciatori, mi dimentico del Duca Drago e il re li metto più tardi. E ha fatto sta che i bocciatori sono bloccati all'inizio. Ho dovuto attivare presto l'abilità del warden per farli entrare. Stanno facendo una bella pulizia. L'invisibilità gli aiuta a girare verso l'altra parte. Dove vengono fritti. Qui proteggiamo i nostri super bocciatori dalla torre super stregone che ce l'ha con le mura. Prende mira la regina, vediamo anche utilizza le torri inferno singole. I nostri bocciatori sono andati a friggere, le nostre guaritrici adesso sono di mira al super stregone.
ed è rimasto solo il re con il duca. Proviamo ad attivare l'abilità del re. La Torre Inferno Sigola ha preso il Duca Drago, ha attivato l'abilità del Duca Drago in modo tale da far fuori da stannare, da non attivare la Torre Invisibilità, ma c'è un'altra Torre Inferno Singola che non ci aiuterà per niente. Rimangono 34 secondi con 2 eroi attivi. Abbiamo perso anche il Duca Drago, adesso una volta che la Torre Inferno ci prende di mira, ha preso in mira il re, quindi non gli rimane molto. E il Frosty, anziché andare verso l'eroe, niente, abbiamo perso per il tempo di nuovo. Questo era un replay da farvi vedere. E andiamo al nostro ultimo attacco, un altro TH18 ben posizionato, direi, con una base particolarmente strana a compartimenti. Il castello del clan è abbastanza fuori, protetta da 2 torri dello super stregone e altre 2 torri inferno singole vicino a 2 torri dell'invisibilità. Mettiamo la regina o re 6. Stavolta andiamo con la medusa. La torre inferno l'ha presa di mira subito. L'invisibilità si è attivata. Mettiamo un'altra invisibilità. Andiamo a prendere la torre inferno sigola. E abbiamo il castello fuori. Mettiamo la veleno. Qua riusciamo a creare un bel funnel. In questo momento abbiamo fatto fuori il castello del clan. Abbiamo pulito un bell'angolo in basso. E visto che il tempo al momento ce lo permette, andiamo a prendere anche la torre del rancore. Vediamo che la regina è sotto l'attacco dell'avalancer, il lanciatore della lava, quindi l'abbiamo tirata fuori. Duca Drago e il re iniziano a creare il puffing. Mettiamo gli Ice Golem, i nostri super bocciatori, insieme alla regina, uno spaccamuro per far passare le prime mura. Si attiva la torre invisibilità. Mettiamo la torre singola, aveva preso di mira il Duca Drago, meno male che si è attivato il suo potere con la volpina e senza neanche attivare ancora l'abilità del Warden, perché erano abbastanza in zona gli edifici. Attiviamo all'ultimo che attraversano il tutto. Congeliamo la torre inferno singola e qui vediamo che i bocciatori sono divisi, metà sul municipio e metà con il re. Il Duca Drago riesce a prendere la torre inferno singola e ha ancora la sua abilità. L'ha buttato giù la torre monolitica. Il Warden è chiuso in centro e ragazzi, così va a finire questo ultimo attacco. Questo era il quarto episodio della mia Road to Legend, con 3 triple e 3 da 2 stelle. Settimana prossima spero di migliorare parecchio e tornerò più fresco. Mettete un like e iscrivetevi per non perdere il prossimo episodio. Ci vediamo presto.